Buongiorno a tutti e di nuovo bentornati nella mia cucina. Oggi farò un piatto molto tipico, non è della mia zona perché più precisamente è del Veneto ed è il baccalà mantecato. Voglio intanto chiarire una cosa, generalmente in Veneto si fa con lo stoccafisso, io non l'ho trovato, ho trovato il classico baccalà già ammollato da 3 giorni e mezzo dal mio pescivendolo di fiducia. Quindi adesso ci vediamo gli ingredienti e la realizzazione. Durante il video come al solito vi darò qualche piccolo consiglio e poi ci vedremo alla fine del video perché vedremo il risultato e lo vedremo insieme. A dopo! Eccoci pronti, quello che vedete è un pezzo di baccalà, non è stoccafisso e gli ho fatto già togliere la pelle, come vedete, mentre invece adesso vado alla ricerca delle eventuali spine e le toglierò via con la pinza, quella fatta apposta proprio per il pesce per tirar via le spine. Però se non l'avete potete farlo fare dal vostro pescivendolo, eccola qua, vedete? Oppure vi attrezzate tagliando magari la parte dove c'è appunto la parte centrale della spina e toglierle via. Ok, sono finite. Bene, adesso taglieremo a pezzi il baccalà e poi lo metteremo all'interno di una casseruola. Allora, in una casseruola abbastanza ampia mettiamo dentro il nostro baccalà, lo copriamo con dell'acqua fredda, abbondante, mettiamo un pezzo di limone, 2 fogli d'alloro e uno spicchio d'aglio in camicia leggermente schiacciato. Adesso mettiamo sul fuoco e facciamo fare la cottura per circa 20 minuti o fino a quando il baccalà non si sfalderà tra le mani. Nel qual caso vedete che si forma la schiuma, utilizzate l'attrezzo che vi serve, cioè ovvero la schiumarola, per toglierla, anche perché poi a noi l'acqua ci servirà dopo quando avrà fatto la sua funzione di cuocere il baccalà. Adesso lo mettiamo su un piatto e lo lasciamo intiepidire. Allora, io non mi ricordo se ve l'ho detto prima, l'acqua con cui abbiamo sbollentato il baccalà, mi raccomando non buttatela perché ci servirà poi dopo quando appunto processeremo il baccalà all'interno della planetaria per renderlo poi una crema. Avremo bisogno dell'olio ma soprattutto dell'acqua di cottura, quindi mi raccomando. Allora il baccalà si è intiepidito, come vedete si è rotto, si è sfaldato, vado a sentire con le mani se c'è qualche residuo, ecco, togliamo un pezzo di pelle che è rimasta e questa non va bene, eccone qua un altro pezzettino, non sembra che ci siano residui di spine e quindi adesso lo andiamo a processare all'interno della planetaria. Mettiamo la frusta e cominciamo a girare a bassa velocità e mettiamo l'olio. Aumentiamo un pochino la velocità e per aiutarci mettiamo anche un goccio di acqua di cottura del baccalà. Allora, abbiamo raggiunto la consistenza voluta e ora andiamo a sentire se sta bene di sale. Allora no, perché ha fatto un'ottima ammollatura,
cioè è stato a mollo per bene per 3 giorni e mezzo, quindi adesso andremo a integrare un pochino di sale e un pochino di pepe, almeno a me piace tanto. Mettiamo del prezzemolo tritato. Il baccalà mantecato è pronto. Ecco qua il nostro baccalà mantecato. Tutte le ricette, quelle più tipiche, generalmente sono ricette povere, infatti hanno pochissimi ingredienti, come questa. Però poi grazie proprio a questa loro semplicità sono perfette. Io amo molto il baccalà in tante maniere, l'avete visto un po' di tempo fa che l'avevo fatto proprio per la vigilia di Natale, fatto con i pomodori e le olive. Questo è, diciamo, quella tipica veneta, poi io qui ci metto anche qualche cosa di mio, però è un piatto veramente straordinario perché poi si sposa per fare tante cose. Io generalmente lo utilizzo per farci dei crostoni di pane belli abbrustoliti, ripassati con l'aglio, perché mi piace il sapore un pochino forte, però escono fuori dei crostini veramente fantastici. Ma nella tradizione più classica veneta viene servita con la polenta, che può essere o quella classica oppure quella poi fatta solidificare e o ripassata in griglia oppure fritta. Insomma, come volete, come desiderate voi o anche la vostra fantasia, potrete mangiare veramente un piatto straordinario. E allora, io vi ringrazio per avermi tenuto compagnia fino a questo momento, godiamoci questo baccalà mantecato e buona giornata a tutti!